Ciao, io sono Emanuele Agrimi e se hai voglia di imparare a usare le macro di Excel, sei nel posto giusto. Cosa sono le macro? Sono un programma informatico scritto in un linguaggio che si chiama Visual Basic for Application o VBA. Io non sai se tu hai sbaglio di piante di team. Io ho 80, allora ho attaccata, ci di capisci comunque funziona che parli Excel da che non si viva, ci di spare a mia team. Giustamente, se sei diversamente friulano, ho detto che non so se tu abbia voglia di perdere tempo, io non tanto. E quindi ho cominciato a cercare di capire come funziona quella parte di Excel dietro che non si vede per risparmiare tempo. Perché l'inciso in friulano? Perché ho detto che è un linguaggio informatico, quindi fondamentalmente devi imparare una nuova lingua. Non è banalissimo, però ci si può arrivare. Quali sono i vantaggi di utilizzare le macro di Visual Basic for Application? In primis possiamo automatizzare delle attività ripetitive andando a liberarcene completamente e delegandole alle macro. In secondo luogo possiamo aggiungere funzioni e funzionalità ad Excel che non sono sue proprie, non le ha di suo, insomma, ma che possono tornarci utili. E questa è una cosa importante. 3. Possiamo andare a ridurre il numero di errori perché una volta che noi abbiamo insegnato in modo sano alla macro che cosa deve fare, lei quello fa, non è che parta per la tangente per conto suo. Una raccomandazione però grande come una casa per quanto riguarda l'automazione. Non andiamo a testa bassa ad automatizzare un processo senza averlo lavorato con spirito critico, perché potrebbe non parlarsi bene con la parte a monte, potrebbero esserci delle magagne al suo interno, oppure non interagire bene con la parte a valle. Quindi il mio consiglio è sempre quello di guardare che cosa si sta per affrontare prima di cominciare a scrivere codice. Una cosa che è bene tu sappia da subito è che con le macro VBA non siamo vincolati a restare dentro Excel o dentro il pacchetto di Microsoft Office, ma possiamo anche andare ad interagire con altre applicazioni, vedi qui un esempio, e se per quanto questa non sia una cosa base, anzi piuttosto avanzata e quindi non la vedremo sicuramente in queste lezioni, è bene che tu sappia che si può arrivare anche fino a là. Alla fine quello che facciamo con queste lezioni sulle macro di Visual Basic è questo, andare a sostituire tempo scimmia con tempo sapiens. Quindi diciamo usare un pochino meno le mani, usare un pochino più il cervello, cosa che sono sicuro tu stai già facendo, ma andiamo a farlo ancora meglio e ci liberiamo del tempo durante la giornata. Ci vediamo alla prima lezione, ciao!